Buonasera, bentornati a Football Benchmark. Questa sera vorremmo rispondere a una domanda che ci siamo fatti tante volte nel corso delle nostre trasmissioni. È davvero diventata la Serie A un campionato di transizione per quanto riguarda il calciomercato? Cercheremo di rispondere a questa domanda come sempre con Antonio Di Cianni, senior analyst presso Football Benchmark. Buonasera Antonio. Ciao Luca, buonasera. So che la domanda è impegnativa, quindi dovremo cercare di essere il più esaustivi possibile. Intanto, come primo dato, cercherei di andare ad analizzare quello che succedeva 10 anni fa, no? Perché grazie all'analisi che con Football Benchmark riusciamo a fare, cerchiamo di capire qual era il punto di partenza, cioè quando le italiane avevano ancora perso un po' di terreno probabilmente, perché la stagione d'oro a livello del calcio europeo è stata la 2002-2003, no? Con la finale a Manchester e la semifinale nel derby, però nelle prime 10 squadre più ricche d'Europa, quindi del mondo, c'erano le 3 italiane e le vediamo in rosso per un motivo, Antonio, nella nostra grafica. Sì, le vediamo in rosso perché vogliamo sottolineare come questi 3 club che erano tra i top 10 per ricavi appunto nella stagione 2008-2009, andando a vedere poi la stagione, l'ultima stagione disponibile 21-22, spariscono come per magia, nel senso che ovviamente non rientrano più tra i club di fatto più ricchi, se vogliamo dire così. Sostituiti perché evidentemente in realtà forse neanche da delle sorprese, no? Sicuramente dagli tsunami, perché l'ingresso del Paris Saint-Germain e del Manchester City nella scena internazionale chiaramente ha ridisegnato le geografie, e poi dal Tottenham, perché quelle in azzurro in questa grafica sono quelle che hanno sostituito le italiane, tanto per capirci, no? Esatto, sì, perché in questa classifica le 3 italiane sono uscite appunto dalla top 10 e queste sono le 3 che le hanno, se vogliamo dire così, sostituite. City e PSG, hai detto benissimo tu, si parla di tsunami, squadre con praticamente degli stati dietro. Il Tottenham ovviamente trainata dal gigante Premier League e anche dall'effetto nuovo stadio. Certo. Interessante vedere come i circa 400 milioni del Real Madrid, che era il club più ricco 15 anni fa, adesso comunque non sarebbero serviti, non basterebbero per entrare nella top 10, perché l'Arsenal decimo fattura 433 milioni. Allora, intanto sono, come hai fatto notare, notevolmente saliti i ricavi, no? Perché tra i 2007, 2 milioni e 7 di milioni di euro, 2 milioni di milioni, quindi 2 miliardi e 7. Miliardi, sì. Sì, 2 miliardi e 7 di 10 anni fa si è arrivati ai 6,3 degli ultimi bilanci che avete analizzato. Cambia la geografia. Mi verrebbe da dirti che è come se le italiane, guardando queste 2 fotografie, fossero un po' rimaste ferme. Cioè abbiano subito quell'effetto del Real Madrid, cioè se il Real Madrid fosse rimasto fermo sarebbe rimasto fuori dalla top 10, chiaramente saranno aumentati i ricavi operativi delle italiane, però non abbastanza, ecco, non a quel tasso di crescita. Esattamente, sono cresciute le italiane, ci mancherebbe, assolutamente sì, però sono cresciute di meno o più lentamente che le altre e addirittura 3 club, come abbiamo detto, che prima erano quindi sotto queste 3 italiane, le hanno sorpassate talmente tanto da averle rimpiazzate in questa classifica per club più ricchi. Prendiamo sempre la Premier League come punto di riferimento per la ricchezza del campionato, lo dimostra anche la grafica che abbiamo appena visto, perché sono diventate 6 le squadre inglesi nella top 10. Cerchiamo di capire anche il discorso delle spese, no? Perché vogliamo parlare di quanto è cambiato il ruolo dell'Italia, della Serie A nel calciomercato. Bene, se lo confrontiamo con le spese della Premier, vediamo che più o meno fino al 2013-14 l'andamento era simile. Sì, la Premier League spendeva un po' di più, però non troppo. Dal 2013 in poi è cominciata una sorta di escalation di spesa della Premier League, fermo restando che ci sono anche le stagioni del Covid, che sono chiaramente il picco verso il basso delle spese. Si arriva poi al distacco massimo che abbiamo visto nell'ultimo calciomercato. Sì, questa grafica fa il paio con quelle precedenti. Se nel 2008-2009 c'erano nelle top 10 per ricavi 4 inglesi e 3 italiane, anche qui possiamo vedere come infatti in circa quegli anni lì, dal 2002-2003, l'anno d'oro, come dicevi tu, della Serie A, o comunque un periodo d'oro fino al 11-12, 12-13, 13-14, la spesa per calciomercato era molto simile.
la Serie A sempre, diciamo, relativamente sotto la Premier League, ma senza distanze, direi, Abissali. significative. E invece, esatto, invece a un certo punto, dal 13-14 in poi, ecco che si crea il gap di cui tanto si parla anche in questi tempi, e come sempre noi cerchiamo poi di mostrare i numeri che possano effettivamente poi verificare determinate sensazioni. Alcune volte non sono sensazioni, sono dei dati di fatto. Tant'è che nelle ultime finestre di mercato, quelle del 22-23, quindi parliamo sempre di estate e inverno, c'è una differenza quasi per 4 volte, quindi ormai voglio dire, siamo su 2 pianeti completamente diversi. Il fatto che siamo su 2 pianeti diversi lo testimonia anche la grafica successiva, cioè la spesa media che ogni club di Premier League, di Serie A, Liga, Liga 1 o Bundesliga fa rispetto ai giocatori comprati. La riga della Premier League è quella blu, è quella che è sopra tutti, cioè vedete che le altre competizioni nazionali d'Europa più importanti più o meno sono nella stessa fascia di prezzo. La Premier League davvero gioca un altro campionato, è come se giocasse un altro campionato. Sì, prima abbiamo visto solo Serie A, Premier League. Calciomercato, Calciomercato, però chiaro, la metafora è sempre valida. Prima guardavamo solo Premier League e Serie A, adesso per mettere ulteriormente in prospettiva i numeri abbiamo voluto vedere anche le altre cosiddette Big Five, e effettivamente anche qui la grafica è strettamente collegata a quella precedente, quindi se la Premier League continua a spendere di più della Serie A, automaticamente il prezzo medio del cartellino dei calciatori acquistati ovviamente sale, ed è quello che mostra la riga blu. E al contrario, questi sono solo gli ultimi 5 anni, al contrario il prezzo medio del cartellino della Serie A è stabile, tendente al ribasso. Tuttavia è anche vero che se la Premier League fa un altro campionato, diciamo, gli altri 4 stanno sullo stesso pianeta in questo senso, perché come vediamo i 6,6 milioni di euro di media di cartellino per calciatori acquistati nel 22-23 è praticamente identico agli altri, alla Liga, alla Bundesliga e alla Liga 1. Quindi diciamo che se la Premier League cresce a dismisura, le altre comunque rimangono vicine, che fa sì che alla fine ci sia un gap non solo tra Premier League e Serie A, ma anche tra Premier League e Liga, Premier League e Liga 1 e Bundesliga. Peraltro la Liga per un certo periodo ha cercato, no, di essere al passo della Premier League, soprattutto aiutata da 2 grandi campioni che hanno popolato i sogni, le aspettative, le speranze, i risultati, quindi Messi e Cristiano Ronaldo. Va indicato anche nel grafico che abbiamo appena visto delle nostre linee che in mezzo ci sono anche le 2 stagioni che sono state colpite dalla pandemia, quindi la Liga per esempio, io credo, questo poi tu da analista lo avrai osservato meglio di me, che in questo momento subisce la forte contrazione determinata anche dalle regole che ha messo la Liga per cercare di calmierare il mercato e per cercare di far mantenere una solidità alle società. Sì, sicuramente la Liga tra le 5 leghe europee principali, ma direi anche considerando le leghe al di fuori delle Big Five, è quella che ha un controllo dei costi a livello locale, nazionale più stringente, quindi automaticamente non è possibile. Tutti i campionati hanno chiaramente delle regole da rispettare per l'iscrizione ai campionati, eccetera, eccetera, ma quelle della Liga sono particolarmente, direi quasi severe o comunque stringenti, e quindi quello sicuramente influenza tutta una serie di parametri, incluso quello della spesa per il cartellino, quindi per la spesa di calciomercato. Poco fa tu hai fatto accenno, no, Antonio, al discorso delle spese sostenute dai club inglesi rispetto agli altri club. Io credo che la manifestazione di potenza più forte che ci sia stata in quest'ultimo periodo sia stata proprio l'ultimo calciomercato, no? Quello di gennaio, la finestra di gennaio. Prima parlavamo della Liga, le regole stringenti. Se noi andiamo a vedere quanto hanno speso divisi per campionati i club nell'ultima finestra di mercato, credo che lo strapotere della Premier League sia evidente. Guardate quanto è alta la colonnina della spesa trainata da un Chelsea che poi, voglio dire, ha speso ma i risultati non sono comunque arrivati, quindi non significa che spendere sul mercato, avere capacità di spesa poi significa tradurlo in risultati sportivi. La Serie A, pur non avendo le stesse regole stringenti della Liga, in qualche modo è come se il mercato gli avesse imposto quelle stesse regole, cioè hanno speso la stessa cifra.
Se non ricordo male, intanto sicuramente nessun top club ha fatto acquisti in Serie A, e poi l'acquisto più importante forse non arrivava a 10 milioni di euro. No, nessuno, esatto, nessun acquisto sopra i 10 milioni, nessun top club che ha fatto acquisti, diciamo, particolarmente rilevanti. L'anno scorso, meglio gennaio 22, ci fu Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, quest'anno non c'è stato un trasferimento, diciamo, di simile portata. E beh, questa grafica la dice un po' tutta. Ovviamente si riferisce soltanto alla finestra di mercato di gennaio, ma abbiamo visto che se allarghiamo l'analisi sugli ultimi anni, comunque non, i dati mostrano comunque lo stesso tipo di risultato. Cioè lo stesso trend secondo te rispetto a quella che è l'analisi dei dati, adesso al di là delle proporzioni, queste sono veramente incredibili, no? Prima abbiamo visto che più o meno era 4 volte la capacità di spesa della Premier rispetto alla Serie A, però ci saranno anche in futuro. Diciamo che le cose non cambiano da un giorno all'altro, c'è bisogno come posso dire, di cambi strutturali per poi eventualmente provare ad invertire i trend. Per la Serie A, come spesso si dice, sicuramente determinati investimenti infrastrutturali potrebbero essere un aiuto fondamentale. Abbiamo visto per esempio il Tottenham prima, no? Che era rientrato, è entrato per la prima volta nella top 10 per ricavi. Il Tottenham 10-15 anni fa non era nemmeno vicino a determinate cifre, e adesso chiaramente, come già dicevamo prima, trainato dalla Premier League, i diritti TV della Premier League sono astronomici, ma anche poi con l'investimento fatto sullo stadio ha fatto sì che potesse entrare nell'elite mondiale. Questo è un discorso ormai che si fa da tanto tempo in Italia, e sarebbe uno dei modi, ovviamente, fare sistema, lavorare un po' cercare più, di colmare il diciamo, gap. sì, fare sistema, lavorare un po' più di gruppo, anziché litigare ed essere spesso in disaccordo su vari aspetti. È una cosa fondamentale. La Premier League ha fatto blocco, ha fatto sistema, ha venduto il prodotto all'estero, e ha fatto gli stadi e li ha riempiti, e di conseguenza ha marcato un solco. Però è ovvio che tutto può cambiare. 20 anni fa era la Serie A al top, adesso è il turno della Premier League. Vediamo se i presidenti, i nostri presidenti, i presidenti della Serie A saranno in grado di invertire questo trend. A proposito di trend e a proposito di situazioni che in qualche modo avevamo cercato di anticipare, quando c'era stata il Covid, quindi la recessione economica e quindi il blocco dei campionati, avevamo detto che il mercato sarebbe cambiato. Abbiamo anche chiesto ai direttori sportivi come sarebbe cambiato. In tanti ci hanno risposto: ci sarà un ricorso maggiore al prestito. Effettivamente è stato così. Quando non puoi comprarti una cosa, la formula che era stata utilizzata era questa, no? La affitti. Lo stesso vale per i giocatori. Se non posso permettermi di comprare un giocatore, lo prendo in prestito per qualche anno. Non a caso forse la Serie A ma anche la Liga hanno una buona percentuale di prestiti. Poi che sia buona concretamente o meno me lo devi dire te. Cioè avere il 38% dei tuoi giocatori in prestito è un vantaggio o uno svantaggio? Beh, dipende poi sempre dalla performance del giocatore, dagli accordi che ci sono dietro, perché penso a Lukaku all'Inter quest'anno. È positivo o negativo avere Lukaku in prestito? Beh, l'hai venduto 2 anni prima a circa 100 milioni, l'hai ripreso in prestito a qualche milione, pur chiaramente riconoscendogli lo stipendio. È stato un buon affare o meno? Magari poi Lukaku ti fa vincere la Champions League, però d'altro canto il rischio in questi casi, come dicevamo anche in altre puntate su altri aspetti, per esempio quando abbiamo parlato della Serie B, il discorso è che rischi di valorizzare un giocatore di un'altra squadra. Ecco che dico, poi dipende dagli accordi. Magari se hai un diritto di acquisto ad una cifra che poi si rivela essere magari inferiore al valore di mercato, allora hai fatto un ottimo affare. Se invece il giocatore ritorna alla base dopo essere stato rivalutato sul campo, hai di fatto fatto un favore ad un avversario, che sia nel tuo campionato o all'estero. Quindi il prestito spesso è un po' una soluzione temporanea,
come dicevi tu, magari in mancanza di un potere di acquisto. Infatti la Premier League non a caso è ultima in Certo. questa categoria rispetto alle altre Big Five, perché la Premier League può permettersi di andare a comprare a titolo definitivo e di fare un investimento. E per la Serie A e anche per la Liga effettivamente il discorso è ben diverso, come stiamo spiegando. Perfetto Antonio, grazie mille per questa chiacchierata molto interessante. L'appuntamento naturalmente con Football Buonasera. Benchmark ritorna la prossima settimana.